Naviganti dell'hobby, ci siamo. Allora, ho dato il nero, quindi il primer praticamente, alla prima casa che è la House B del Forgotten Town numero 1. Andremo avanti fra 1 e 2 e quindi non vi preoccupate perché le vedremo praticamente tutte stampate da Hexagon 3D e ovviamente concesse grazie a My Dungeon, che ringrazierò sempre, uno degli sponsor ormai più praticamente amici. José, grazie mille. E andiamo avanti adesso con la prima casa, quindi vi faccio vedere come dipingere la prima casa a mano in questo caso, poi magari delle altre le proveremo anche con l'aerografo che si fa un po' prima, ma insomma bene o male vedete che non è una cosa complicata come può sembrare anche per la grandezza, in realtà non ci metteremo tantissimo e verrà proprio bene. Detto questo, dopo la sigla. Ragazzuoli, ci siamo. Dunque ho dato il nero, ovviamente nelle parti alte ho dato il meno possibile, che meno spessore c'è meglio è, perché poi i praticamente tetti andranno agganciati, come vi ricordate, in quel modo lì, no? Quindi adesso noi abbiamo il nero, vedete che non proprio dappertutto è rimasto, ma non importa perché tanto gli diamo praticamente un dry brush di grigio e quindi andiamo benissimo. E praticamente abbiamo appunto i due tetti che sono da dipingere anche dentro e praticamente la casa, ok? Allora, partiamo praticamente da un tetto, vi faccio vedere la mia idea di oggi, che per spiegarvela prima di partire è dare un bel colpo di dry brush a tutta quanta la casa, in modo tale che dopo sarà più facile magari con i dipping andare a dare il colore dove vogliamo, ma avremo già una base texturizzata con luci e ombre, una sorta di volumetrico che faremmo con l'aerografo, che però facciamo a mano per i primi insomma di voi che magari quando guardano non sempre hanno l'aerografo, magari hanno appena iniziato, insomma cerchiamo di dare tanta soddisfazione a tutti quanti per questa prima puntata. E quindi mi procuro praticamente i 4 dell'Apocalisse, che sono praticamente i dry brush della Green Stuff. Sono molto belli perché sono praticamente dei colori preparati come se fossero quasi una ricotta, ok? Quindi sono molto asciutti e vanno veramente bene. Ovviamente io parto da un rock gray, che è proprio un grigio scuro roccia, poi abbiamo uno storm gray, ok? Dopo avremmo il bone meal e il loft white. Allora, il bone meal me lo tengo qui e con il bianco faccio un trio diciamo di dry brush sulla pietra e sulle tegole che poi andremo a fare col dipping di bluastro, mentre questo me lo tengo per le pareti, cioè queste parti interne che voglio fare color beggiolino per poi mettere lo streaking grime e invecchiarle veramente in modo pesante. Vogliamo che siano sostanzialmente mezze bruciate, mezze distrutte, e deve essere un po' grimdark diciamo la situazione, quindi anche se è azzurro il tetto deve essere tutto bruciato, tutto distrutto, ok? Quindi poi andremo a vedere, magari con l'aerografo o con un buon dry brush possiamo sempre fare anche delle zone un po' annerite come se fossero bruciate, ok? Quindi parto con le prime 3. Ragazzi, questa per chi non l'avesse vista magari nella playlist della Green Stuff World, quindi il GSV Team Lab, è praticamente una texturizzante, una tavoletta texturizzante. Serve a fare proprio questo, cioè a mettere il colore sul pennello e lasciarne un po' sulla tavoletta per poi andare praticamente a diciamo iniziare il dry brush sulla base. Vedete che addirittura è talmente fatto proprio a ricotta il colore che ne rimane proprio poco, quindi potete diciamo andare via sereni. Vedete che adesso io inizio praticamente questo dry brush, anche se tocco il resto intorno non vi preoccupate, tanto rimarrà tutto texturizzato, quindi anche le parti diciamo come vedete del legno le andiamo a dry brushare perché voglio che ci sia proprio una struttura,
ok, texturizzata, e più dry brush facciamo più texturizzato viene, e quindi abbiamo praticamente una base di luci e ombre dove poi possiamo andare sopra a colorare con il dipping di qualsiasi tipo, ok. Potete utilizzare ovviamente Green Stuff, vi farò vedere appunto dei colori ink, dei colori dipping della Green Stuff. Poi ci sono insomma tutte le altre marche come le Army Painter con gli Speed Paint, i Contrast della GV, insomma ne avete quanti ne volete, ok. Allora vi faccio vedere intanto una mano bella, tra le altre guardate, in questo caso fa quasi da tavoletta texturizzante la casa stessa, perché potete andarci giù tranquillamente pesante in quanto è la prima mano e deve diventare più o meno, vedete, grigia texturizzata, quindi insomma questo è quello che ci interessa. Ok, andiamo avanti e entro praticamente credo non più di 5 minuti già il primo pezzo sarà fatto e vedete che avremo già una base. Ovviamente in questo caso vi verranno un po' i crampi alla mano perché c'è tanto da dare bracciare e il colore è molto denso, quindi si fa fatica, bisogna proprio premere spesso con il polso e quindi viene un pochino, almeno a me viene un po' qua un po' di dolore, un po' di crampo, ma sarà perché sto invecchiando. Allora vado a dipingere anche dentro, vedete che viene proprio bene anche qui tutte le parti interne, tutte le parti qui interne, e quindi praticamente abbiamo praticamente già quasi finito, vedete il legno qui va tutto fatto, perché poi quando sarà quasi bianco andremo sopra con il praticamente appunto dipping che fa proprio l'effetto contrast, ok, dove praticamente in trasparenza lascerà un bel po' di robetta da vedere, e quello dovrebbe essere già un buon effetto. Poi per finire sicuramente andremo a fare un ultimo dry brush su certi punti in modo tale da rimpolverare tutto. L'effetto polvere del dry brush nel caso di edifici è quasi essenziale, cioè la saturazione del bianco e quindi la diciamo appunto l'effetto che dà di atmosfera di tutto il tavolo deve essere leggermente diverso da quello delle miniature, che invece devono essere un po' più accese, e questo effetto si ha appunto saturando il più possibile il bianco. Quindi in questo caso andremo appunto a fare gli ultimi dry brush anche dopo il dipping asciutto, dove andremo a vedere il risultato finale. Ok, comunque questo è diciamo la prima mano. Nella chiacchierata guardate, ci siamo già arrivati, eccola qua, ancora un pochino qui, questa la posso anche quasi mettere da parte perché insomma serve non serve. Non vado a diciamo cambiare e lavare il pennello, parto subito con lo Stone Grey. Questi colori ragazzi dry brush che fa la Green Stuff sono veramente belli, quindi teneteli a mente perché sono diciamo meno costosi della concorrenza, molto più grossetti. Guardate, qui sto cercando anche di rimuovere, si è un po' attaccato questo di carta che tra le altre andiamo a, è questo che devo levare praticamente, e ok, eccolo qui. Vediamo un pochino lo Storm Grey. Lo Storm Grey ovviamente è più chiaro, andiamo quindi un po' più leggeri, ma vedete che il risultato si vede immediatamente, cioè la praticamente base che prima era praticamente quasi liscia, tipo le tegole, adesso comincia ad avere una ruvidità, che è quella che io chiamo e definisco quando parlo con voi la texturizzazione, ok? È molto importante perché ci dà praticamente quella base che serve poi a far sembrare realistico lo scenario, e quindi andate giù tranquilli anche qui. Può essere pesantuccio anche il secondo colore perché tanto poi andiamo a scurire tutto, e quindi il legno rimarrà praticamente deve diventare quasi bianco perché poi andiamo a scurirlo con il dipping. E allora andate giù tranquilli, pesanti, non vi preoccupate. L'unica cosa che rimarrà un po' più grigiastra sono le pietre, diciamo, ma quelle andremo comunque a lavarle in wash, diciamo, con praticamente le ink, e quindi alla fin fine anche lì potete andarci giù pesante. Ci sono dei punti tra le altre che erano anche poco, diciamo, vedo
con il nero del primer, ma a forza di martellare con il pennello vedete che anche lì si crea una texturizzazione, quasi quasi il primer non serve. Non vi preoccupate, perché tanto vabbè, questa è poi la parte interna, ma io insomma quando dipingo ci tengo a fare tutto quanto uguale, omogeneo, e quindi anche qui ci vado giù bene, ok? Quindi l'interno voglio che sia come l'esterno. Andiamo sulla parte frontale della casa, il colore diventa proprio rigido, quindi andate via tranquilli, ma si sente proprio che il pennello diventa duro da diciamo governare, e quindi si sente insomma che la mano fa un po' di fatica. Però il vantaggio, guardate, è bestiale, no? Perché guardate in un attimo come avete texturizzato la casa. È ovvio che tutto questo magari con 2 mani da aerografo si faceva in maniera un po' più tranquilla e vi distruggevate meno la mano, ecco. Però insomma, guardate, devo dire la verità, il risultato sta già diventando bello ora, figuriamoci fra un po' quando ho finito col bianco e poi inizio giustamente con il dipping. Facciamo così, allora vi faccio vedere un attimo anche il bianco, che è importante, nuovo di zecca nel mio caso, perché lo sto aprendo proprio ora con voi, si chiama Off White, ok? Quindi proprio è un bianco che serve proprio a dare i colpi di luce. Guardate, nella praticamente tavoletta si vede proprio che ha la consistenza della terracotta. Guardate il pennello come diventa, cioè proprio è terracottato, proprio, devo dire la verità, è il termine giusto. Allora andiamo a mettere un po' di luci. Qui ci andate giù abbastanza leggeri, ok? Cioè non proprio pesantissimi, fate in modo che resti un po' di grigio sotto, ok? E andate via leggeri e tranquilli un po' dappertutto, così date un po' di luci bianche, texturizzate un po' tutto e date gli ultimi colpi di luce a tutto, vedete? Ecco qua. Poi anche qui, anche dentro, e direi che la base è praticamente pronta. Ecco qua come deve diventare praticamente alla fine dei 3 colori, come deve diventare la casa, vedete, dentro e fuori deve avere questo tipo di immagine, ok? Deve essere così. Adesso possiamo lasciarla asciugare. Io vado avanti con gli altri 2 edifici e quindi mi farò venire un bel crampone alla mano, ma andiamo a finire praticamente i 2 edifici, poi andiamo con il bone meal e un pennello un po' più piccolo a fare tutte le parti, diciamo, interne, ok? E poi iniziamo con i dipping. A dopo. Allora ragazzi, a questo punto lasciamo asciugare, e quindi praticamente è già praticamente asciutta, nel senso che se guardate, insomma, posso toccarlo tranquillamente, non mi sporco le mani, quindi vuol dire che è già praticamente asciutto, ma meglio lasciarlo ancora un pochino, perché se andate ora a mettere il dipping succede disastro. Allora nel frattempo facciamo il colore delle pareti, che è una base di bone meal, quindi si avvicina più al bianco osso. Vedete che nel frattempo la casa deve risultare in questo modo qua: 3 passaggi di dry brush molto grossolani, in modo tale che sembri proprio sporca e abbia questa parvenza, questa base, ok? Ora iniziamo a fare appunto il bone meal. Prendo un pennello leggermente più piccolo perché mi interessa andare solo nelle zone interessate, ok? E quindi mi prendo il mio colore e andiamo a vedere che succede quando vado a fare un dry brush leggero solamente sulle parti. Ovviamente non vi preoccupate se toccate un po' il resto, pazienza, fa tutto, diciamo che diventa tutto parte del mestiere dopo della texturizzazione, perché tanto poi andremo a coprire, quindi questa parte qua basta passare un po' il dito, il resto lasciatelo pure che si sistema, no? Allora qui la differenza è che probabilmente sulle parti marroni ci sarà solo il marrone, non ci sarà bisogno per esempio di invecchianti. Sulle parti, diciamo, delle pareti andrò a mettere lo streaking grime, e quindi andremo a creare un effetto invecchiamento proprio sulle pareti e basta. E praticamente sulla roccia andrò a fare delle lavature, delle wash praticamente con con le ink, e quindi praticamente useremo 3 tecniche diverse per invecchiare, e quindi non avremo il problema di dover andare
a toccare delle zone che prima non toccavamo, e vedete che già così sembrano proprio pezzi di intonaco, perché è come se avessero dipinto la casa e appunto avesse dei pezzi di intonaco. Potete anche andare a toccare tipo stippling, vedete, poi levate il resto con la mano, con la carta, quello che è, e praticamente avete già fatto la maggior parte del lavoro che dovevate fare. Il resto lasciatelo pure con queste ombre che dopo andranno a creare l'effetto che vogliamo, e il resto qui dentro è a posto. Qui facciamo un po' di stippling così e anche un po' di dry brush, cioè lo stippling è puntellare, il dry brush è proprio andare su e giù in questo modo, e facciamo in modo che anche all'interno si avverta che c'è una colorazione diversa sulle parti, ok? Ma anche qui non vi preoccupate, per esempio la parte interna dovrebbe essere sempre in ombra, quindi anche se ne mettete meno va bene, perché poi con lo streaking grime sembrerà, visto dall'interno con le ombre, più o meno la stessa cosa. Andiamo a fare l'altra parte, l'altra casa. Vedete che adesso non lo sto nemmeno stemperando il colore, quindi lo lascio proprio scendere giù così. Non vi preoccupate veramente se vedete ora tutto sporco, tutto rovinato, perché poi si va tutto a risolvere con dipping, wash, eccetera. L'importante è levare un po' da intorno quello che avanza, in modo tale che insomma si vede la differenza, ok? Bene, adesso io finisco la casa, che è la parte più grossa, lascio il resto così com'è, anche qui lascio asciugare, e poi andiamo finalmente a vedere tutta la parte di invecchiamento fatta con i dipping. Momenti che può diventare più tosto. Nel frattempo guardate, ecco qui la diciamo casa con la differenza di colorazione, è quello della scelta delle tegole. Allora, potrebbero essere realistiche, quindi fatte sul marroncino, ma andrebbero a confondersi molto. Io le voglio bluastre. Ho trovato questo Dipping Inks della Green Stafford, che è il Green Shark Skin Dip, che mi piace perché fa questo tipo di colorazione. Quindi ora ditemi voi se può essere carino. Nel frattempo vado a cercarmi un pennellaccio per poter provare, vado a mettere appunto l'acqua insieme al dipping, ne metto un po' in modo tale che faccio proprio una sorta di lavatura col dipping sulle tegole, e in questo caso solo sulle tegole. Quindi mi metto da parte questo, metto sotto l'inquadratura la tegola e vi faccio vedere. Allora, vedete che passo sopra le tegole e in questo caso lascio che il dipping faccia il suo mestiere, quindi lui andrà a fare delle ombre e delle luci lavorando con la trasparenza. Chiaramente se lo diluite questa cosa si vede di più, ok? Siccome poi sopra ci passerò con tutti gli invecchiamenti del mondo, quindi in questo momento non mi interessa quanto sia blu, perché dopo andrò a invecchiarlo con i marroni, eccetera eccetera, e con il nero che sembrerà, le farà sembrare bruciate, eccetera. Mi piace però questa colorazione perché è spenta, è molto dark in realtà, nonostante ricordi un fantasy, perché se guardate appunto la colorazione delle tegole azzurre si vede soprattutto nei fantasy, ok? Però questo non è proprio azzurro, non è proprio blu, c'è una componente verde quasi turchese, e direi che è il dipping adatto. Quindi se volete farle uguali, guardate già così che bellezza che vengono fuori, vedete che già lascia i bordi bianchi, la parte interna la fa scura, quindi già stiamo facendo un'ulteriore ombra e luce, nonostante ci sia pure sotto. Qui andate a ovviamente perché sta gocciolando e colando verso il basso. Va bene, perché se poi si accumula e si secca lì va bene. Comunque ricordatevi che è il Dipping Ink Green Shark Skin Dip. La Green Stuff sta facendo veramente dei passi da gigante con un po' tutti i colori. C'è la nuova serie della Max, che sono i colori acrilici base, diciamo, e sapete già qualcosa perché mi state già seguendo sulla, diciamo, playlist
proprio fatta apposta di GSV Lab. Adesso molte volte userò la Green Stuff anche qui, quindi mi raccomando, se volete seguire i prodotti e capire come funzionano, date un'occhiata sempre anche a questa, diciamo, playlist di My Dungeon della Forgotten Town, perché molto spesso userò, diciamo, i loro colori. Secondo me, per in questo caso gli effetti scenici e gli elementi scenici, scusate, è veramente veramente bello. Guardate che meraviglia che diventa così. Allora io adesso faccio i tetti, tanto è poca roba, e poi ci rivediamo. Allora ragazzi, vedete che nel frattempo il tetto e le tegole si stanno praticamente mettendo a posto e asciugando. Andiamo a prendere l'Elfwood Brown Dip, che è proprio un bel marrone base, diciamo, da utilizzare con anche qui acqua, e è un dipping quindi uguale, e andiamo praticamente a fare, vedete, il legno. Ok, allora qui dobbiamo fare una scelta, perché potrebbe essere o un legno che viene utilizzato per tutte le case, oppure potrebbe essere utilizzato solo per questa. Quindi nelle prossime colorazioni possiamo cambiare legno, farlo una volta più scuro, una volta più chiaro. Vedete che questo è abbastanza, tra virgolette, chiaro, ok? E quindi praticamente diciamo che dipende da quello che vogliamo fare con la resa del legno. Però vedete che il legno viene fuori bello facile, e una volta che sarà asciutto sarà sufficiente tornare con il nostro dry brush e avremo fatto praticamente in un attimo la colorazione. È molto veloce ovviamente il dipping, è praticamente quello che chiamano contrast con la Games Workshop, oppure quello che chiamano speed paint con l'Army Painter, quindi è quello, quindi è sufficiente, vedete, prendere un po' di questo colore diluito con l'acqua, passarlo, e avete già fatto praticamente le basi per diciamo, una texturizzazione decente, nel senso che quando voi andate poi a usare il dry brush, qui avrete già praticamente le luci impostate e sotto avete già le ombre impostate, e il dipping fa quello proprio anche da solo. Cioè, se voi lo mettete su una base bianca, il dipping fa questo effetto quasi uguale, ok? Mi viene a dire quasi, perché ovviamente poi cambia un po' con il fatto che avete una base del genere. Quindi se voi fate una base come quella che ho fatto io, state certi che il risultato è migliore. Poi, se non volete perdere tempo, invece una base nera gli date una base osso e cominciate a fare sta cosa qua dappertutto, semplicemente con i dipping e via. Però sappiate che effettivamente usare i contrast, i dipping, questo tipo di colori qua sul il PLA praticamente non è il massimo, perché va a far risaltare eventuali stampe mal riuscite, i layer, eccetera eccetera. Quindi o avete una super stampante, insomma, che vi permette di avere un risultato che va benissimo perché quasi non ha i layer in vista, oppure conviene sempre texturizzare prima con un dry brush piuttosto grosso, in modo tale appunto che dopo non si veda più di tanto il layer. Adesso non vi preoccupate se a volte va sulle tegole a sporcare, perché tanto poi andremo a omogeneizzare tutto con altre colorazioni che vanno a invecchiare, ok? Quindi in realtà, insomma, bene o male, anche le tegole non rimarranno mai così chiare, così, diciamo, lucenti rispetto al legno, no? E quindi chiaramente è sufficiente, insomma, andare un po' a rendere tutto quanto appunto omogeneo, perché poi quando andremo a fare gli effetti, per esempio delle bruciature delle case, andremo sopra con dei dry brush neri, cioè tutto verrà sporcato, rovinato. Quindi non vi preoccupate se ogni tanto qualcosa va a finire in mezzo. Anche qui dopo c'è lo sticking grime, quindi qui sarà pesantemente invecchiato, ok? È chiaro che dobbiamo inventarci anche degli invecchiamenti un po' differenti, in modo tale che avete una resa praticamente sulla casa e una resa sul legno, ok? Adesso il legno, guardate, semplicissimo, già praticamente fatto. Cercate di prenderlo da una parte in cui non deve essere colorato, fate, mi raccomando, tutti i passaggi, tutti i punti,
non fatevi scappare dei pezzi, ovviamente qui è pieno, quindi adesso devo andare a riprendere colore e semplicemente vado a finire il legno. Finito tutto, vi faccio vedere il risultato, però guardate già così come comincia a spiccare e come comincia a vedersi, a vedere che viene fuori proprio la casa, no? Quindi niente, pian pianino basta andare avanti, vedete poi che alla fine vi darà tanta soddisfazione. Ci vediamo dopo. Siamo giunti all'asciugatura, diciamo, della prima parte. Adesso non so se questo è esattamente compatibile con questo, no, è dall'altra parte ovviamente, quindi lui andrà qui, adesso ve lo metto grandi linee e poi ovviamente si possono agganciare, ci sono i riferimenti qui e voi li agganciate praticamente in questo modo qua, e come vedete insomma la casetta sta iniziando a venire fuori, guardate che meraviglia, pian pianino che sta uscendo fuori. Almeno adesso abbiamo definito, guardate, ve la faccio vedere così, abbiamo definito diciamo le basi, ok? Ora bisogna iniziare a utilizzare gli invecchianti, quindi le ink piuttosto che il streaking grime e cose che possano farla diventare molto più realistica. Dopodiché su tutte le parti diciamo dove servirà daremo dei colpi di dry brush, poi andremo con tutti quanti quelli che sono per esempio i pigmenti sia liquidi che impolverati, e ovviamente pian pianino la casetta verrà fuori. Per questa puntata io mi fermo qui, quindi cercate di fissare lo start diciamo della casetta e poi nella prossima puntata andiamo avanti con gli invecchiamenti quando sarà bella asciutta. Ci vediamo alla prossima puntata. Naviganti del lobby, allora, vedo che vi sia piaciuta la prima casetta, la House B, andremo avanti così e prima o poi vedremo tutta Forgotten Town pronta sul tavolo della mesa Parafuego, grazie a My Dungeon, grazie a Hexagon 3D, grazie a Green Stuff World, e insomma, ci vediamo alla prossima puntata.